Ho deciso di fare questo video perché per un progetto che ho fatto di recente mi serviva un pignone con il passo da mezzo pollice, che è lo standard della catena della bicicletta. Poiché ne avevo ordinato uno tempo fa su AliExpress e poiché arrivava dalla Cina, non avevo tempo di aspettare i soliti 2 mesi prima che mi arrivasse. Allora, guardando dei video su YouTube, ho preso esempio e ho deciso di realizzarne uno per mio conto. Poi, dato che è uscito piuttosto bene, ne ho realizzati anche altri due. Sono partito dal design. Su internet ho trovato diversi design, ma purtroppo nessuno di questi era preciso. Inoltre alcuni indicavano dei calcoli da fare che poi non si rilevavano proprio corretti. Allora, dato che ne avevo già uno, ho deciso di, tra virgolette, ricalcarlo, nel senso che l'ho fotografato e gli ho disegnato con il CAD sopra i riferimenti. Ed è quello che potete vedere qui in figura. Poi, dopo aver creato il disegno in CAD, l'ho stampato e con il nastro bioadesivo l'ho incollato sulla piastrina su cui dovevo ricavare il pignone. A questo punto ho preso il bulino e ho segnato i centri dei fori corrispondenti ai denti del pignone stesso. Questa è la fase in cui bisogna essere precisi, perché poi con il trapano naturalmente il foro verrà esattamente dove si è bulinato. Finita la fase di bulinatura, sono passata alla fase di foraggio con il trapano colonna. Ecco, nella figura potete vedere com'è venuto. Una volta terminata questa fase, mancherà solamente di staccarlo dalla parte della piastrina, e per fare ciò ho utilizzato una normale sega a tazza, sempre con il trapano. Ecco, quello che vi raccomando, durante la fase di bucatura, la piastrina era da 3 mm se non sbaglio. Utilizzate o olio lubrificante per le punte oppure acqua, come ho fatto io nel mio caso. A questo punto il grosso è fatto, bisogna solo rifinire i denti, ovvero andare a togliere quella parte di materiale che è rimasto tra un foro e l'altro. Per fare questa teniamo di fianco il pignone originale e lo facciamo circa nello stesso modo. Possiamo utilizzare o una normale lima oppure, come ho fatto io, con la smerigliatrice direttamente. Se si ha manualità con la smerigliatrice è una cosa molto facile. Alla fine una passata con la carta vetrata, con il disco a lamelle sempre in carta vetrata, per renderlo più liscio e eliminare le ultime tracce della lavorazione. Vi consiglio infine, se vi serve, se preferite che duri più tempo, abbia una certa durata, di temprarlo. Per fare questo io l'ho fatto. Per fare questo lo prendete con una pinza, lo scaldate con una fiamma GPL e quando è rovente lo lasciate cadere nell'acqua fredda. A questo punto si tempererà leggermente e rimarrà un attimo più duro. E questo è quanto. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e, se volete, potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.